ennesimo drone che ostacola un elicottero che sta facendo un intervento di emergenza. Ciao amici del tubo, benvenuti e bentornati qui sul canale. Sembra un remake del video che vi ho fatto il mese scorso. Nel mese scorso un drone, tra l'altro pilotato da un minorenne, ha impedito per diversi minuti il decollo di un elicottero della Rega, è l'elisoccorso svizzero, che doveva trasportare i passeggeri di un altro elicottero che era caduto in Svizzera. Diversi minuti di attesa e in quelle circostanze capite bene che il tempo fa la differenza tra la vita e la morte. È successo ancora. Si tratta sempre di un elicottero della Rega. Per chi non lo sapesse, la Rega è la guardia aerea svizzera di soccorso. In questo caso il responsabile è stato un turista australiano di 25 anni. È successo a Indemini ed è successo 2 giorni fa, domenica. Lo ha comunicato solo ieri il Ministero Pubblico e la Polizia Cantonale. È successo poco prima delle 17, ragazzi. L'elicottero era in avvicinamento per fare un intervento di soccorso e l'atterraggio per diversi minuti non è stato possibile per la presenza di un drone. Sono intervenuti subitissimo gli agenti della Polizia Cantonale, insieme anche agli agenti della Polizia Intercomunale del Piano, e hanno identificato il pilota, un 25enne, vi ho detto australiano, residente in Australia, presente in Svizzera per turismo, per vacanza. L'uomo individuato ha fatto atterrare in quel momento il suo drone, ma è scattata la denuncia. Prima è stato interrogato, a dire il vero, poi è scattata la denuncia, motivo: perturbamento alla circolazione pubblica, impedimento di atti all'autorità e, per finire, contravvenzione alla legge della navigazione aerea. Quando ci sono operazioni di soccorso lo studiamo anche nella 1-3, ragazzi. È per questo che la 1-3 serve per tutti, anche per i piloti di 100 grammi. Io non so che drone aveva l'australiano. Se fosse stato un drone sotto i 250 grammi, al di là del fogliettino che ci troviamo nella scatola, magari uno proprio tutte le regole non le va a sapere. E nel 2027 mettetevi l'animo in pace, anche quelli che ogni volta che parlo di patentino per tutti hanno sempre da rispondere. Ripeto, mettetevi l'animo in pace, perché arriverà, non lo decide Andrea Pinotti, lo sta decidendo e lo sta impostando EASA e ce lo comunicherà nel mese di settembre. Ritorniamo al fattaccio della Rega. Le autorità ricordano che se è in atto un'operazione di emergenza oppure sentite un elicottero che poi si va a capire che è dell'elisoccorso perché sta abbassando la quota e va a fare un intervento, se abbiamo il drone in aria dobbiamo atterrare subito, se stiamo per decollare non dobbiamo farlo. È appena successo a noi al campovolo sabato, tra l'altro per prove BVLOS. Siamo in una zona a 25 metri per la presenza dell'elisuperficie di un ospedale vicino, ma prima dell'inizio delle operazioni è passato più volte un elicottero dei carabinieri proprio stazionando dove ci trovavamo noi. Tra l'altro una scena surreale, perché a distanza di mezz'ora abbiamo visto uno correre in mezzo ai campi, subito dietro un carabiniere ha iniziato a rincorrerlo, sono arrivate poi le volanti eccetera eccetera. Pensate se in una situazione del genere, con l'elicottero dei carabinieri che è stazionato per un po', noi a distanza di 10 minuti potevamo dire vabbè, l'elicottero è andato via, ripartiamo. Non lo abbiamo fatto, semplicemente perché c'era qualcosa che non andava e poi vi ho raccontato cosa è successo. Situazioni di emergenza non sono solo queste, ci sono anche gli incendi, per esempio. Non si vola con un drone in quelle situazioni perché ci sono gli elicotteri, ci possono essere i Canadair, non si fa. Questo video serve anche per quello. Se qualcuno di voi non sa questa cosa, adesso non può dire di non saperla. E mi raccomando, non volate in situazioni di emergenza, anche quando succede un incidente, magari in una strada importante, in un'autostrada, lì nel giro di poco arriva l'elisoccorso. Lo dico anche a qualcuno che utilizza il drone per far servizi per le reti pubbliche di informazioni.
Purtroppo ragazzi, a me piacerebbe tanto parlare delle cose bellissime che fanno i droni. Pensate in America, 4 luglio, super spettacolo con delle immagini incredibili realizzate dai droni nel drone show, quindi i droni che vengono utilizzati con delle luci per creare delle immagini colorate in notturna nel cielo. Oppure a Madeira, dove hanno salutato Cristiano Ronaldo che lascia la nazionale portoghese, o comunque probabilmente lascia la nazionale portoghese perché ha fatto il suo ultimo mondiale, con un mini spettacolo di droni con un realismo incredibile. State vedendo qua qualcosina. Ma torniamo in America perché le notizie sono altre, purtroppo. Più di 600 droni sequestrati dalle forze dell'ordine americane in vicinanza agli stadi e agli alberghi dove ci sono le squadre di calcio che stanno affrontando il mondiale di calcio 2026. L'FIA americana corre ai ripari, sta annunciando già maggiori restrizioni, multe fino a $100.000 ragazzi, anche per uno che è là e poi quando lo beccano dice: ah, ma non lo sapevo che qui non si poteva volare. $100.000 valgono anche per lui, perché la legge non ammette ignoranza. Tutte queste aree temporaneamente con restrizioni, questa serie di NOTAM alla fin fine, notizie ai piloti su aree con restrizioni, ovviamente perché ci sono i mondiali. È ovvio che quando ci sono i mondiali con tutta sta gente vicino agli stadi non si vola. Io stesso che sono stato negli States qualche settimana fa, loro hanno delle restrizioni temporanee ben specificate con tutti gli orari in vicinanza dei loro stadi anche per gli eventi di football americano piuttosto che di baseball eccetera. L'obiettivo è quello di garantire la sicurezza degli spettatori, motivo per il quale il Dipartimento di Giustizia sta collaborando con la FIA proprio in tal senso. Ovviamente vi ho parlato di $100.000, ricordatevi che lì c'è anche il penale, quindi processi e non si finisce più. Tra l'altro il sistema americano è diverso anche dal nostro e tra questi 600 droni sequestrati ci sarà anche quello di qualche tifoso che non è americano. Pensate che durante il mondiale americano in corso ha debuttato il DETR, un sistema di identificazione droni per andare a vedere ovviamente quando il volo di un drone è in violazione alle restrizioni di volo. In ultimo apro una piccola parentesi anche sul volo, sugli assembramenti, che non è concesso nella categoria Open e nemmeno nella categoria Specific. Molte volte quando si vedono delle immagini che sono anche molto belle su reti importanti italiane, con i droni che passano sopra la folla di persone assembrate, magari che stanno seguendo un concerto, tanti pensano, beh, se fanno quelle riprese addirittura su emittenti nazionali vuol dire che sono autorizzati. Non è così. Nella categoria Specific non è concesso il volo su assembramenti. Lo è nella categoria Certified, che tra l'altro non è mai partita, quindi questa categoria in cui il livello è alto bisognerà attendere ancora un po'. Cosa vuol dire questo? Che tutti i voli su assembramenti che vedete non sono stati autorizzati, quindi di conseguenza sono illegali e non è educativo vederli nelle principali emittenti italiane durante concerti importanti e non è educativo vederli nella finale per esempio di Coppa Italia tra Lazio e Inter che si è svolta quest'anno. Se un drone anche piccolo, anche guidato da un super professionista che può sempre sbagliare e il drone può sempre avere un problema, cade e le eliche finiscono negli occhi di un ragazzo e quel ragazzo perde l'occhio, vi dico una cosa che sappiamo tutti: gli occhi non ricrescono. E quindi ragazzi non ci si può permettere di andare a creare una situazione di pericolo così elevata. L'ENAC non deve permettere questo, l'ENAC deve perseguire chi, ed è tutto certificato dai video, ha fatto voli su assembramenti non autorizzati, perché non è mai successo niente qui in Italia, all'estero è successo, sto parlando dell'America. Se succedesse qualcosa ne andiamo di mezzo tutti. Si possono fare riprese bellissime ad oggi anche non volando sugli assembramenti, pianificando il volo in una certa maniera. In futuro ci saranno droni di gomma piuma, gli spettatori saranno avvisati, filmeranno una liberatoria, le velocità di questi droni nelle operazioni su assembramenti saranno ridotte per evitare una certa cinetica d'impatto. Non lo so, non sta a me decidere
come sarà il volo su assembramenti nel futuro. Io credo che ci sarà questa possibilità, ad oggi no. Quindi chiudo questa parentesi, ma è un messaggio che quando si fa divulgazione aeronautica e si parla delle cose che abbiamo affrontato all'inizio di questo video, quindi di un elicottero dell'elisoccorso svizzero che ha subito un'interferenza nella propria operazione perché qualcuno, quando ha sentito l'elicottero, non ha fatto atterrare immediatamente il drone, è giusto parlare anche di queste cose. Fatemi sapere cosa ne pensate anche voi, ovviamente scrivetemelo nei commenti, seguitemi sul canale, fate anche voi nel vostro piccolo divulgazione aeronautica perché serve sempre. Io ora vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!